Shaving tips, pillole di rasatura. L'allume di roca o allume potassio o per i più pignoli solfato doppio di alluminio potassio è un cristallo tendenzialmente trasparente in colore che viene utilizzato per i suoi effetti soprattutto nel post rasatura, quindi al termine della rasatura viene inumidito il cristallo e viene strofinato sulla superficie cutanea appena rasata, così da poter sfruttare i suoi effetti e i suoi benefici. Andiamo a vedere quali sono gli effetti positivi dell'allume di rocca nel post rasatura. 1 è l'effetto astringente, quindi andrà a chiudere e a contrarre i pori. 2 è l'effetto emostatico. In caso di piccoli sanguinamenti, piccoli red point, l'allume di rocca ci aiuterà a risolverli più velocemente. 3 è l'effetto disinfettante. Creando una soluzione acida si crea un ambiente sfavorevole per la replicazione batterica, quindi si ha un blando effetto disinfettante e un effetto batteriostatico. Questi sono i tre effetti principali nel post rasatura, ma ci sono altri due utilizzi che possono essere utili durante la rasatura tradizionale. Gli altri utilizzi dell'allume di rocca durante la rasatura tradizionale sono fondamentalmente due. Uno per aumentare il grip delle mani nell'utilizzo degli strumenti. Questo è molto importante soprattutto se si utilizza chavette e mano libera. Avendo le mani scivolose, magari dall'acqua, dal sapone, avere una presa migliore sullo strumento che si va a utilizzare ovviamente aumenta la sicurezza nell'utilizzo dello strumento stesso. L'altro utilizzo invece è un trucco da vecchio barbiere. Passare l'allume fra la prima e la seconda passata, quindi diciamo fra pelo e contropelo, porta a un sollevamento del residuo del pelo e quindi facilita l'eliminazione e l'asportazione al secondo passaggio della lama. Quindi questo porterà poi a una rasatura più profonda. Questi sono quindi gli utilizzi principali dell'allume di rocca durante la rasatura tradizionale. I formati che si trovano in commercio normalmente sono dei cristalli quadrangolari o in alternativa degli stick cilindrici. È indifferente, l'unica cosa che vi consiglio è cercare di trovare dei cristalli che siano il più trasparenti possibili, perché in commercio ci sono anche degli allumi di rocca come questo che in realtà è polvere pressata e quindi questo poi tende a sbriciolarsi e a rompersi più facilmente. I cristalli interi invece hanno una durata maggiore, sono anche qualitativamente migliori ed è per questo che hanno un costo leggermente più alto. L'unica accortezza è quello di asciugare il blocco di allume di rocca a fine rasatura e andarlo a riporre nella sua scatolina completamente asciutto. Questo preserverà ovviamente il cristallo ed eviterà che si rovini. Piccolo bonus. La matita emostatica o i fiammiferi emostatici sono molto simili all'allume di rocca, ma in realtà è solo solfato di alluminio. Questo perché è più solubile rispetto all'allume di rocca e quindi esplica la sua funzione prevalentemente emostatica in maniera più efficace e veloce. Quindi se il tagliettino, il sanguinamento è un pochino più grande rispetto a un red point, la matita emostatica vi aiuta più velocemente rispetto all'allume di rocca. Alla prossima!